Va bene qua. Non do confidenza. Va bene, andiamo, va. Ed è da qui che inizia il nostro cammino primitivo, con il concerto di Gabbiani che pare essere a Livorno. Infatti, secondo me siamo a Livorno. Se è a Livorno o se è a Oviedo. Via. Non è Livorno, Livorno. In cammino. Segui la conchiglia, Giulia, segui la conchiglia. No. Sono 20 gradi, comunque previsto parzialmente coperto e c'è un vento, raffiche fino a 40 dicono, per ora si sta bene. Cammino primitivo, ci sono anche i cartelli, certo che vi allontanate di neanche 100 metri dalla cattedrale e Oviedo perde qualsiasi caratteristica, un paesotto come un altro. Non fosse tutto scritto in spagnolo uno potrebbe pensare di essere in Germania quasi. Ok. No, just doing a video. Thank you. Abbiamo finalmente finito di attraversare la periferia di Oviedo, c'è un cavallo legato allo scolare e ora si sale. Allora, questa è la prima fontana che vediamo da ieri, pensateci, se avesse tornati in Veneto sulla Postumia. Invece no, siamo a Cammino di Santiago, cammino primitivo. Ecco, fossimo Lunigiana starei già preparando il poncio, però a quanto pare oggi qua non pioverà. Pecore, c'era una pecora che starnutiva e sembrava stesse ringhiando un cane, era solo una. Stava facendo le veci del cane da pastore, mentre era in giro a fare altro. Era una pecora alfa. Una pecora alfa. Ora la luce è quella che è dall'altra parte, l'importante è che non piova. Non lo dire. L'ho detto, o no? Iniziamo il cammino col botto, piove. Ci siamo proprio gufati prima. Però è una cosa leggera, giusto per infastidirti. Felci, abbiamo tolto il poncio, che per ora si è asciugato. Allora, primo timbro di giornato alla Capiglia del Carmine, alla lampa su, monetina lasciata, timbrato e ora a posto. Un lavatorio, la Vipera. Giulia va a cercare tritoni, dubito, ma però può darsi, se non è più usato per lavare l'area di sosta. La chiesetta di Santa Maria dell'Oriana del XII secolo, ma c'è la fontanella, per quello sono fermato. Ma io non bevo, però le mani le lavo. È piena di girini, non so se si vedono, le qua c'è il polarizzatore. I colonnotti di cemento si sprecano, ogni bivio ce n'è uno, ne abbiamo già passati 3 o 4 adesso in neanche 30 metri. Hola vacca, siamo timide, timidona lei. Il cammino è magico, qui hanno disegnato il cappello da mago al pellegrino. La magia del cammino. I granai quelli sospesi per evitare che si vadano i roditori. Orreo, qualcosa del genere, che deriva dal romano, del latino
pare, però adesso non mi ricordo la parola esatta. Si è aperto, è uscito il sole, guardate. Siamo in un bel tratto ombreggiato nel bosco, su e giù. Ottimo. Questo che sentite scorrere qua sotto, che più forse vedrò meglio, è il Rio Nora, uno dei due fiumi che vedremo oggi. Poi più avanti invece ci imbatteremo nel Rio Andaglion, qualcosa del genere, che poi non so se è quello che ci accompagnerà fino a Grado. Eccolo lì, il Rio Nora. Noi lo stiamo risalendo controcorrente, però siccome siamo a piedi, non siamo in kayak, non si fa fatica. Kayakabile? No, direi di no, troppo basso, Giulia. Ah, ok. Con una barchetta di carta è kayakabile quello. Escamplero, e sta cambiando di nuovo il tempo. Ah, cavallini. Ehi là, poche mosche sul muso, eh. Ciao. Un ammonimento a chi profana, non ho capito se i crocifissi o le cappelline, e la pubblicità di fianco di un alberghe. Ateneo. E quindi qua. Ah, una cosa, vedete, la direzione della conchiglia, della concia, non è data dalla parte appuntita, è data dalla base. Voi dovete andare in direzione sempre della base. Qui è la cappella di Fatima, piccolina, cioè, si può suonare anche la campanella, che è fuori. Vediamo, forse c'è il seglio. Forse? No, qualsiasi cosa sia è chiusa. Carico di noci, vedi, si fa tanto di quel nocino, e intanto è tornata a Capuccetto Rosso, per qui c'è pioggia a sprazzi ogni tanto, oltre a questo vento che non ci abbandona. E comunque, buongiorno dai due in cammino e in kayak, ma oggi in cammino. Sì, kayak è poco pratico. Anche se avevo visto già un fiume, adesso c'è il Rio Andaglion, che è il secondo che scorre qui sotto, e poi ci sarà l'ultimo per entrare a Grado. Il Rio è il Rio Nalon, tutti i non finiscono questi fiumi spagnoli. E dove siamo oggi? Oggi siamo prima tappa del cammino primitivo di Santiago, da Oviedo fino a Grau. Grado. Sono 25 km. Li stiamo facendo su e giù, su e giù, su e giù. Sì, ma la salita quasi è finita, erano 500 metri più o meno di salita. E l'abbiamo già quasi finita, siamo oltre metà tappa. C'è un sacco di gente. Vabbè, comunque, non siamo abituati, è tutto una ola. Anche tra italiani, poi si capisce dopo che si è tutti italiani. Vabbè, dai, camminiamo, 10 km ancora a Grado. Tra i muretti, quelli muschiosi, la mia passione, anche se quelli dalle parti di filetto sulla Francigena sono più belli, devo dire. Qui questi Italia basta Spagna. Sì, ma è solo quel pezzettino lì, Vabbè. però ma questi sono più lunghi, per cui in quel caso Spagna batte Italia. Vediamo. Qui adesso ha rismesso di piovere, vediamo quanto dura. Metti il poncio, leva il poncio, metti il poncio, leva il poncio. Io ce l'ho ancora su, mi sono sfavato di toglierlo e metterlo. Strana, che strana razza. Tutta... Ok, mi ha lasciato di nuovo l'asfalto. C'è abbastanza asfalto in questa prima tappa, d'altra parte si esce da Oviedo, questa è la zona un po' forse più popolata delle Asturie, pian piano ci stanno dirigendo verso i comuni più piccolini, quelli più in montagna,
ci sarà più verde. Comunque non è male, eh? È uscito il sole addirittura. Il cammino è magico. Pensate che le bacchette di Giulia si accorciano senza che lei se ne accorga. Gliel'ha fatto notare un'altra pellegrina italiana, tra l'altro. Vabbè, dai. Ma soldi no? Che senso? Ah, magia. No, cammina, cammina. La prima tappa Oviedo Grau è quasi terminata. Noi sì, ma se ci è piaciuta. E voi come vi è sembrata finora? Magari fatecelo sapere nei commenti, mettete un like, iscrivetevi al canale, insomma supportateci per aiutarci a far crescere questo canale. Per voi è gratis e per noi è un grande aiuto. Viene da vedere, no? Strada ciotolata così, però non è la superficie che preferisco su cui camminare, perché comunque dà fastidio alla pianta. Preferisco lo sterrato, dai, però meglio che l'asfalto. Questa è la chiesa di Sant'Eulalia e qua sotto ci sono le terme romane. E questo qui sono i resti delle terme e quelli sono i pilastrini che sorreggevano il pavimento sotto cui passava l'aria calda, l'ipocausto, per riscaldare l'acqua degli ambienti. E giù di là c'è il fiume. Questo è kajakabile, però non glielo diciamo a Giulia, se un po' mi fa tornare apposta per venirci in kayak. No, di nuovo! No, però questo fiume lo conoscevo, Sì, sono i cammini della Val Camonica. Ah. Il cestino per la nonna? No. Ma che razza di cappuccetto? Anche una piaschetta di Roma. Che razza di cappuccetto rosso sei che non c'ha il cestino per la nonna? Siamo quasi arrivati a Grau che è là dietro e sta ripioviginando ancora un po', però nessun problema. Stiamo passando sul fiume Nalon, sul ponte di Peñaflor, che è un ponte del XII secolo. Guardate l'asfalto del XII secolo come si è conservato bene, E là dietro c'è Grado. Siamo a 2,5 km da Grado, o Grau per gli amici del luogo. I cavalli che hanno imparato a pietire il cibo dei pellegrini. Gli ha raccolto le mele e gliele ha offerte. Sei furbo, cavallino? Sei furbo! Ciao! Ah, vuoi la mela, Ti capì? Ciao, facciamo? Grazie. Ciao. Mi ha seguito fino a casa, posso tenerlo. Pellegrini al passaggio a livello. Eccoci a Grau. Sul ponte. Sembra uno di quelle vie Liberty di Livorno, giusto per... Questa è la chiesa di San Pedro di Grado, mentre noi sul cammino di San Jacopo in Toscana vi abbiamo portato la chiesa di San Piero a Grado, San Piero che è una contrazione di San Pietro. È più bella quella che c'è sul cammino di San Jacopo in Toscana comunque. Poi è aperta, questa invece gli è chiusa. In questo caso la pianta è quella che è casinata sta bene alla attaccata sinistra, giù, quindi esatto. deve essere... La punta deve essere rivolta verso avanti, esatto. Ginocchio dritto e mi inclino avanti. Però io il piede lo stacco un po' da Riuscite a terra. scroccare anche le lezioni di stretching. Finché non stacca,